Signore e signore, guardate là, Justel artigianali fatti da me e Cocò. Cocò non rubare, eccovi la ricetta. Signori e signore, oggi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare Justel fatti con tanto amore, tanta passione. Secondo me tanti di voi non hanno mai mangiato lo Justel buono, ma non perché siete ignoranti, perché magari non c'è mai stata l'occasione. Qui dalle nostre parti pochi fanno lo Justel artigianale, lo fanno più all'estero, dalle parti magari dell'Alta Italia. Comunque sia, lo Justel viene fatto dalle grandi distribuzioni per riciclare la carne buona e non tanto buona. Per questo dopo la riempiono di sale e non va bene, non fa schifo, diciamola così, mettiamola, mentre invece io andrò a fare con una 200 grammi di pollo e 200 grammi di tacchino, andrebbe fatto con il maiale, ma io in questo caso lo voglio fare in questa maniera, è una cosa mia e la farò così. E ci metterò anche dentro una barbabietola, ok, questo è il pollo, il petto di pollo, come vedete, e poi di tacchino, una barbabietola perché gli darà un po' di colore e un po' di morbidezza. Se vi volete ci potete mettere anche una patata e la barbabietola, se volete ci mettete solo la patata, però una verdura ce la dovete mettere. Un pochino di pepe, un pochino di paprika, il budello, io ho in questo caso un budello naturale che ho sciacquato con acqua calda e aceto, ma se voi lo volete potete trovare del budello artificiale nei supermercati, si trova. Se no, invece di avere il budello, lo potete avvolgere in una carta velina, di quella trasparente, ci mettete col sacco a poche un pochino dentro, lo arrotolate tipo caramella e lo cuocete. Comunque questo lo andiamo a vedere in fondo. Andiamo ad arrotare il coltello per poi tagliare la carne, la nostra carne in questione. Facciamo dei pezzettini piccolini che poi dopo, una volta tagliato tutto, andrà messo in un robottino. Io ho la fortuna di avere il bimbi, ma se non l'avete non c'è problemi, un robottino qualsiasi che frulli, e deve essere una cosa insomma che frulli. Ok, ho tagliato tutta quanta la carne, ho mischiato la barbabietola, e ora ci andrò a mettere dentro un pochino in questo caso un po' di paprika, se voi la paprika ce la potete mettere o omettere, ci potete mettere quello che più vi piace, a me mi piace, un pochino di pepe, ci andrò a mettere anche un pochino di noce moscata, sale ovviamente, la sale la percentuale è al 2%, pesate tutto quanto il componente, tutto, e regolatevi e fate il conteggio, praticamente ogni chilo sono 20 grammi di sale, un pochino di olio di quello buono, ok? E ora ripeto, dovete frullarlo, dovete passarlo in un robottino. Procurate il robottino, ci vediamo. Ok, ho preso il mio, diciamo così, frullatore, chiamiamolo così, se no vi confondo le idee e pensate che soltanto con il bimbi si possa fare. No, un frullatore, un tritacarote, un robottino, un qualsiasi cosa che avete voi, Kenwood, Philips, quello che vi pare. Non vi fate confondere, non vi voglio confondere. Comunque io metto il robottino alla massima velocità, inizierò a girarlo per un minuto alla massima velocità, si amalgama tutto, dopo un minuto lo spengo, vado ad assaggiare se manca qualche cosa, sale, pepe, via discorrendo, e poi lo aggiungo. Ok? Sta andando bene bene, deve fare un bel composto. Ok, a questo punto è passato, diciamo così, sono passati 2 minuti, vado a levare il mio composto, lo vado a mettere in una ciotolina, ok, ok, prendo il mio budello, di qua ho recuperato un collo di una bottiglia perché non ho la siringa per insaccare, ma va bene lo stesso, per farne poche va più che bene. Ora cosa fate? Imboccate il budello naturale o artificiale, se voi ce l'avete artificiale è la stessa cosa, e cercate di metterne più possibile dentro il collo,
della bottiglia, ok? Una bella parte infilatela dentro, così dopo sarà molto più semplice infilare dentro il composto e fare il salcicciotto, è una tecnica. Ok? Più ne entra e meglio è. Io ho un po' di esperienza e per esperienza mia, insomma, quello che andrà nel collo della bottiglia sarà sufficiente per fare alla fine quel mezzo chilo totale di composto. Ok, in fondo io ho tagliato un pezzettino e ci faccio un nodo. Questo perché? Perché in maniera che quando inizio a riempire il mio insaccato non fuoriesca, ci faccio un nodino, lo potete fare sia con un pezzetto di spago, se no fatto così che con molta semplicità. A questo punto andiamo a prendere il composto e con il pollicione vi potete anche aiutare da un qualche cosa per invitarlo dentro, da un pezzettino di legno, un manico di un mortaio, se no io ho le mani abbastanza, diciamo, grandi e mi torna bene, ma penso che torni bene anche a voi. Quindi alzatelo un pochino e fatelo cascare dentro con l'aiuto, diciamo, della gravità. Ogni tanto lo lisciate e poi fra un po' dobbiamo andarlo a bucare perché si formeranno delle sacche di aria e queste sacche di aria vanno bucate perché se no non, diciamo così, il componente non riuscirà a amalgamarsi bene bene. Io intanto faccio un pochino un riempimento molto grossolano, poi dopo piano piano lo accarezzerò come voi vorreste accarezzare un bel corpo di una donna, anzi il collo, sapete il collo, pianino 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 e questo qui scenderà dopo averlo bucato. Vedete qui quella sacca d'aria? Ok. Qui ci vuole un pochino di manualità, ma riuscite tutti. L'importante è che voi non schiacciate il budello perché sennò scoppia, ma riuscite bene. Un attimo, ok. Vedete? Prendete un ago, va bene anche un ago della lana, un pochino più grandino. Io ho questo qui piccolino, mi scordo sempre di andarlo a prendere. Se no c'è lo strumentino suo giusto, che sarebbe il 1000 aghi, quello tondo, potete anche fare l'investimento, costerà 2-3 euro. Ok, continuate così con tutto il componente. Vedete che avevo detto che su per giù ho fatto il calcolo esatto di quanto dovesse essere lungo la parte del budello. E pressa poco ci sono. Con calma, buttate dentro e poi dopo, una volta che l'avete infilato, lo andate a lisciare. Potete farlo anche in 2-3 step. Io ho un po' di esperienza, mi va bene, lo faccio così lungo. Lo potete fare anche più lungo. Ok? Fate scendere giù, bene bene bene. Cercate di fare, diciamo così, un silurino omogeneo, più possibile. Accarezzatelo bene bene, ok, così vi vado a bucare l'aria, vedete, anzi li ribuco, l'ho già bucato, li ribuco un'altra volta, che non basterebbe mai, così esce l'aria. Uno l'ho fatto, mi è avanzato, ne ho fatto uno dall'altra parte, e ora cosa facciamo? Li dobbiamo, diciamo, chiudere, vedete? Non fate altro che fargli degli strizzotti, dei pizzicotti, e poi li andate a girare su se stesso. Questo basterà per bloccarli. Però io sono un po' pignolo, e ci andrò a mettere un pezzettino di spago ulteriormente, ma vi assicuro che già quel pizzicotto lì basterebbe perché dopo lo andiamo a immergere nell'acqua bollente e praticamente si inchioda tutto, però io ho tempo da perdere e ci metto un po' di spago. Lo faccio questo qui in tutti quanti, in tutti i salcicciotti. Vedete, tac, un pezzettino di spago. Ok, li ho chiusi tutti, ho fatto una bella collana di Justel, uno singolo, quello singolo lo lascerò per l'assaggio, per questo l'ho fatto, in maniera che quello lo conservo, lo mangio insomma in compagnia, e quello singolo invece. Voglio dire che vi ricordarvi ancora che Justel così sono fantastici, e li potete fare, bollirli e lasciarli in frigorifero e mangiarli al momento. O se no la cosa migliore sarebbe che voi, che ne so, 40 minuti prima della cena, li bolliate e poi li mettete a cena, come vi pare a voi. L'importante è che dopo magari se lo bollite non lo lasciate in frigorifero buttato lì, ma in una bella scatolina ermetica chiusa sopra e accompagnatelo poi con... Ok, fate bollire l'acqua,
Quando è a bollore calate il nostro Justel là, quello singolo per l'assaggio via, e ora dovete fare andare 20 minuti, non lo fate andare a bollore pieno come fosse la cottura della pasta, un bollore moderato, una bolla, bla 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 bla. Ok, sono passati 20 minuti, spegniamo tutto, guardate che spettacolo, dovete vedere il colore, ora ve lo farò vedere, guardate che bellezza, è rimasta un po' la barbabietola, vedete rossa, sono rosini, guardate che belli che sono, la consistenza è perfetta, buoni, buoni, peccato che non potete sentire l'odore, sono fantastici sono, e ora li andiamo ad assaggiare, poi vi ripeto, è una cosa semplice, alla fine in mezz'ora abbiamo fatto completamente. Ok, siamo al momento dell'assaggio, mi ci vuole un pochino di vino per compagnia, è perfetto. Olè, via. Ora andiamo ad assaggiare questa cosa buonissima, questa cosa che credetemi in pochi hanno avuto la fortuna di mangiare, ma non perché l'ho fatta io, perché io l'ho mangiata in alcuni posti che la facevano eccezionale come la mia. Ora il colore qui si vede male, ecco, forse da giù si vede bene, ci sono tutti questi pallini della barbabietola, pallini della carne, un sapore delle spezie, perché ci ho messo la paprika, quella noce moscata, il pepe, signore, che bontà, che bontà. Dovete farli, fate ai vostri bambini, fate alle vostre fidanzate, alle vostre amanti, fate, cin, cin, buonissimo, buonissimo, una cosa spettacolare, tiepida in questa maniera, anzi ancora caldina, ci andrebbe avvicinata con un pochino di verdure. Vi prego per altri piatti come questi qui, se non anche più buoni, mettetemi il like, mettetevi mi piace e scrivetemi, io sono presente, non mi riesce quello, non mi riesce quell'altro, vorrei fare questo, vorrei fare quell'altro, io vi sto dando una mano a voi, voi datemi una mano a me, così con tutte e due le mani ci aiutiamo. Okay?